E là ragazzi, oggi un nuovo argomento. Parleremo di dumper o camion trasporto a terra o camion con la vasca, col cassone, come ti chiamali voi. Ok, nient'altro che mezzi che sono abilitati al trasporto di materiale nel loro cassone. Qui davanti a me ho tre mezzi con tre marchi diversi. Diciamo che l'ultimo è più un ibrido, ok? Però partiamo dal principio. Prima di tutto possiamo partire dal prezzo, ok? Ma anche questo è relativo, perché abbiamo circa 110 euro questo qua, 190 questo e 190 questo, ma senza nulla, cioè non c'è batteria, non c'è regolatore, ci manca tutta la parte elettronica, c'è solo il motore, ok? Per cui possiamo dire qua sui 300 euro, ok? Allora, io partirei dal principio per una cosa importante: dove dovete far muovere il vostro mezzo, e poi vi dirò due cose e capirete il perché a questa domanda. Allora, lui ha 6 assi con 4 ruote motrici non proporzionali, né acceleratore né sterzo. Il modello dopo, che costa il doppio, è identico con sempre 4 ruote motrici, sempre su 6 assi, proporzionale. Lui ha 6 ruote motrici su 3 assi, ok? Poi un 6x6, quello un 6x4. Di conseguenza lui ha i comandi proporzionali, per cui abbiamo una sterzata regolabile e un'accelerazione regolabile, ok? Entrambi arrivano completi di telecomando e batterie e caricabatterie, ok? Allora, poi guardiamo i cassoni. Lui idem, 6x6, 4 ruote sterzanti, per cui davanti e dietro io l'ho fatto sterzante, potete anche farlo solo due anteriori, però lui è predisposto per fare sia posteriore che anteriore ruote sterzanti. Lui purtroppo arriva in kit di montaggio, tutto da montare, e manca quasi tutta l'elettronica. Adesso la domanda di prima, ve la ricordate? Vogliamo far andare i nostri mezzi. Allora, partiamo da lui. La sua ruota, come potete vedere, non è molto tassellata, ok? E davanti è molto bassa. Di conseguenza, nella mia cava, se parlo di argilla, a questo punto qua c'è poca sabbia, ok? Ed è un manto molto duro, il mezzo riesce ad andare abbastanza bene. Lui l'ho dovuto diciamo, ho dovuto aumentare il peso con dei piombi perché slittava troppo, e quando caricavo il cassone le ruote davanti scivolavano. Per cui, se dobbiamo andare in una cava dove il manto è argilloso, pochissima sabbia o cemento, pietra, lui è abbastanza buono, è un bel mezzo. Non ha neanche un differenziale, ok? Parliamo delle ruote di trazione, davanti normale, sono libere e vanno come vogliono loro. Però se dovessimo salire qua, lui avrà un sacco di problemi, per cui valutate per lui sia questo modello che il modello dopo tutto in metallo dove dovete farlo girare, perché in base a ciò potete rimanere delusi. Il cassone scarica abbastanza bene. Non capisco per questo modello mi è arrivato con il personaggio dentro, perché Luina non mette personaggi, ma ne sono contento, e il cassone inclina leggermente di più di quello del modello vecchio, ok? Questo è, diciamo, tutto ciò per quanto riguarda questo mezzo. E andiamo al Double E, il Volvo A40G, ok? Allora, lui lo avviciniamo, e ruote di trazione, ok, tutte e 6, nessuna col differenziale, ma relativamente poco interessante. Un buon battistrada, ok? Il mezzo si piega anche nella parte centrale, oltre a sterzare abbiamo anche questo tipo di inclinazione. Questo mezzo, grazie alle ruote sterzanti, naturalmente più grosse, sono quasi il doppio, proprio veramente sono il doppio, muove
bene dappertutto, quasi bene, ok? Non voglio esagerare, perché se vado su montagne di sabbia potrebbe affaticare un pochettino, potrebbe, se la sabbia è molto morbida. Molto versatile, molto veloce se lo mettiamo al massimo, ma anche tranquillo con i comandi proporzionali, perché veramente è comodissimo da usare, sia nella sterzata, perché avendo una sterzata centrale in questa parte qua, ok, qua sopra, per cui come sterza, lui sterza da qui, non dalle ruote. È particolare da usare, dovete farci la mano, però veramente nella mia cava va bene sia sull'argilla e sia sulla sabbia, per cui non teme niente, non teme niente. Lui, come vedete, Luina ha l'impianto audio, anche lui ha l'impianto audio. La sua luce lampeggiante è più bella di quelle sono proprio standard, che non mi piacciono neanche, ma già che ci sono contento. Bellissima la sua accensione, perché proprio dal senso di accensione con la chiave fa fatica, e lo spegnimento, invece lui parte, fa il suo beep, ma sappiamo che lui ne è così, per cui ottimo al 90% lo scarico del cassone. Rimane qualcosina, ma non ci interessa, non lo modifichiamo. Belli dettagli che hanno fatto, sembra che abbia l'impianto idraulico, ma è già un mezzo intermedio tra lui e lui, veramente abbastanza comodo. Di lui questo ibrido, io lo chiamo ibrido perché nella realtà io non l'ho mai visto, perché la 60H è uguale a lui con qualche forma diversa, non è fatto così. Però dopo aver preso lui, io sono rimasto molto deluso dell'Uina, perché non si muoveva. Allora, prima di trovare questo mezzo a un buon prezzo, ho trovato lui. Scatola di montaggio divertente, abbastanza veloce, ruota ha il differenziale, ogni ruota. Queste ruote, come vedete c'è un servo qua, possono sterzare come queste qua, ok? Io ho fatto sì che ogni comando dello sterzo davanti e dello sterzo dietro fossero indipendenti. Avete una radio con miscelazione nei comandi, potete far sì che quando sterza davanti automaticamente sterza dietro con un'inclinazione minore. Però io ho voluto far sì che sia lui che lui fossero indipendenti, per cui ho due comandi diversi per gli sterzi, ok? E questo mi piace veramente tanto, riesco a sterzare veramente in una maniera impressionante, è troppo veloce se lo mettiamo al massimo, comandi proporzionali, è una bestia ragazzi, questo veramente sale dappertutto, magari esteticamente che ne hanno fatto qua i servi fuori e via dicendo, i cavi purtroppo sono i miei perché ho messo luci in più e lo volevo rendere bellino, perché lui nasce con zero luci, zero lampeggianti, zero tutto, però lo volevo rendere più bello e ho purtroppo tutti i cavi in questo modo. Però veramente a me piace da morire, è bellissimo, è una bestia, si arrampica ovunque, diciamo che lui gli starebbe dietro, ma lui ha una marcia in più. Questo riassumendo, io non posso darvi un consiglio su queste cose qua, posso solo dirvi attenti a lui sul terreno su cui andate, lui e lui non avete problemi di niente, veramente sono perfetti. Bello, simpatico, fuori misura perché purtroppo non è scala precisa come dicono, che Luina fa queste scale un po' a modo suo, però cosa ragazzi, cosa dirvi? Io tutte e tre ve le consiglio, tutte e tre vi consiglierei, mi piacciono ognuno per le sue prestazioni diverse, ognuno per la sua forma diversa e ognuno per il suo stile, e non c'è niente da dire. Questo è un consiglio soggettivo, ma la cosa da valutare bene dove dovete far andare il vostro mezzo, e in base a ciò potete scegliere uno stile diverso, e così potete essere tranquilli, non essere delusi e giocare nel migliore dei modi. Sul prezzo qua non possiamo dire niente, purtroppo siamo lì intorno ai prezzi, dovete giostrarvi sul terreno su cui andate. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito, lasciate un mi piace, un like e un commento. Ciao ragazzi!